Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e in questo video della serie OpenHub in pillole andiamo a vedere una modalità di integrazione di un dispositivo reale tramite appunto integrazione orizzontale, rifacendoci a quanto detto nel video precedente dove abbiamo fatto una carrellata di modalità di integrazione dei nostri dispositivi reali, facendo attenzione appunto alla differenza tra le modalità di integrazione orizzontali, e quindi quella che permettono l'integrazione di diversi dispositivi di natura e tipologia appunto diversa, e integrazioni di tipo verticali che sono customizzate direttamente su un dispositivo o su una tipologia di dispositivo o su una marca di dispositivi. Oggi vediamo un esempio di integrazione orizzontale e utilizziamo, ovviamente perché io ne sono molto amante di questa modalità, il protocollo MQTT, che è un protocollo molto utilizzato in sistemi di smart home per le sue caratteristiche di leggerezza e semplicità. Quindi passiamo alla schermata PC e andiamo a vedere insieme come fare l'integrazione di un dispositivo reale tramite protocollo MQTT. Eccoci sulla schermata PC, siamo sulla pagina di configurazione del nostro OpenHub di test e adesso andiamo a vedere come fare l'integrazione di un dispositivo MQTT nel nostro sistema. Prima cosa che bisogna accertarsi è di aver installato il binding MQTT, quindi andiamo nell'add-on store, cerchiamo MQTT e nel mio caso è già installato, altrimenti dobbiamo installare l'MQTT binding. Per chi volesse approfondire il protocollo MQTT ho fatto diversi video sia a livello teorico che a livello pratico su cos'è il protocollo MQTT e come si usa soprattutto all'interno di OpenHub. Quindi per chi non conoscesse i concetti dell'MQTT può andare a cercare questi video per capirne qualcosa in più. Intanto bisogna dire che MQTT, come detto prima, è un protocollo di integrazione orizzontale. Infatti non dipende dalla tipologia di dispositivo, ma se un dispositivo è abilitato al protocollo MQTT, noi possiamo integrarlo indipendentemente che sia una lampadina, un sensore di temperatura o qualunque altra cosa. Ovviamente bisogna conoscere le specifiche di come comunica tramite MQTT il nostro dispositivo, però una volta venuti a conoscenza di queste informazioni, l'integrazione è abbastanza semplice e soprattutto è del tutto simile su diversi dispositivi. Per utilizzare il protocollo MQTT su OpenHub dobbiamo creare prima un Think di tipo broker MQTT, quindi andiamo sull'MQTT binding nella creazione della Think e creiamo il broker MQTT. Broker MQTT non è nient'altro che un software, un servizio che gira su un dispositivo, nel mio caso gira sullo stesso Raspberry dove c'è OpenHub, e che permette appunto lo scambio di messaggi tra chi invia e chi riceve. Come già detto prima, chi vuole approfondire i dettagli del protocollo MQTT può cercare i miei video teorici e pratici. Adesso utilizziamo come broker MQTT il broker che io sto già utilizzando nel mio sistema OpenHub 4 che sta girando sul Raspberry 4. Quindi creiamo la nostra Things di tipo broker, mettiamo l'indirizzo IP che ce l'ho già qui. Adesso non sto qui nei dettagli della creazione del broker perché magari poi lo vediamo in un video dedicato proprio all'MQTT, però facciamo in modo che mi riesca a collegare. Ok, adesso la password è corretta, siamo collegati al broker MQTT che gira nella mia rete locale. A questo punto siamo in grado di definire degli oggetti, quindi delle things collegate che usano anzi come bridge di connessione questo broker MQTT e che possano mappare i dispositivi reali che appunto comunicano tramite protocollo MQTT. Quindi quello che dobbiamo fare è creare un'altra thing di tipo MQTT binding e andiamo a cercarci la Think generica MQTT. Adesso per andare a vedere quali sono i dispositivi che comunicano in MQTT nella mia rete, ce ne sono veramente tanti perché tutti i son-off che io ho praticamente comunicano in MQTT, posso utilizzare un software che mi permette appunto di vedere cosa viene inviato al nostro broker. Questo software si chiama MQTT Explorer e l'abbiamo già visto in altri video. Io ho già la connessione qua al mio broker MQTT utilizzato per OpenHub, quindi mi posso collegare
e qua vedo tutti i messaggi che vengono inviati. Ad esempio potremmo andare a prendere i dati di consumo, quindi posso prendere un dispositivo che è questo qua, l'ESP8266MCU12, che è un dispositivo che ho fatto io e nel quale ho inserito la comunicazione tramite protocollo MQTT. Infatti, come vedete, questo qua, che si vede meglio qui, è il messaggio che mi viene mandato, e cioè i dati di potenza istantanea, corrente e voltaggio. Adesso, indipendentemente dai valori che ci vengono inviati, quello che interessa nel protocollo MQTT è il topic, che è questo: Smart Home Power ESP8266MCU12 State. Questo topic mi permette di, conoscendolo, ricevere questa informazione. Quindi io copio il mio topic perché mi servirà dopo, e adesso la mia Think MQTT la creo andando a selezionare il mio broker MQTT come bridge. Questo lo chiamiamo consumo, creo la mia Think e a questo punto vado all'interno della mia Think appena creata e mi vado a creare i canali che mi interessa ricevere come informazioni. Quindi io mi creo un canale, questo lo chiamiamo consumo, anche lui, che qua lo chiamiamo CH consumo. È un valore numerico. Stato topic MQTT, questo è lo state topic, cioè quello che abbiamo copiato prima, quindi quello a cui noi ci vogliamo sottoscrivere verso il broker per ricevere tutti i messaggi che vengono inviati su quel topic. Quindi noi, sottoscrivendo questo particolare topic, andremo a ricevere questo messaggio JSON, quindi un messaggio strutturato, tutte le volte che verrà inviato dal dispositivo. Il topic command MQTT bisogna utilizzarlo quando vogliamo che OpenHub invii dei comandi verso il dispositivo. Non è adesso il nostro caso, perché noi vogliamo solo leggere, quindi ricevere informazioni. Creiamo il nostro canale e a questo punto dovremmo avere su questo canale l'informazione che arriva da quel topic. Ovviamente qua subentra un altro concetto, che è il concetto di trasformazione del dato, perché noi riceviamo un dato strutturato di questo genere, però ci interessa solo una delle n informazioni contenute nel pacchetto, che è power. Quindi dobbiamo utilizzare una transformation per far sì che tutte le volte che ci arriva questo pacchetto di dati, noi nel nostro channel andiamo a recuperare solo il valore di power. Poi approfondiremo anche il concetto di transformation, perché ce ne sono di tanti tipi in base al tipo di dato ricevuto. Comunque andiamo a farlo adesso abbastanza velocemente. Quindi trasformazione valore di entrata. La trasformazione che dobbiamo usare è la JSON path e poi dobbiamo navigare il nostro JSON, che è la radice power. Salviamo il nostro canale e la nostra Think. L'unica cosa di cui dobbiamo essere certi è che la JSON Path Transformation l'abbiamo installata come add-on. Non sono sicuro, sì, ce l'ho, altrimenti il nostro channel dà errore. Però, ripeto, non è questo l'obiettivo del video, quindi vado abbastanza veloce. A questo punto torno sul mio canale appena creato e vado ad aggiungere il nostro item. In questo modo io creo un collegamento tra il mondo virtuale e il mondo fisico. In teoria l'item noi potremmo averlo già creato, perché magari abbiamo già progettato la nostra smart home dal punto di vista virtuale, e quindi qua andremo a scegliere il nostro item. Nel mio caso lo devo ancora creare, quindi lo creo contestualmente al link. Quindi lo creo, lo chiamo come dice lui, non importa, è un number. Qui possiamo mettere l'icona energy, però sono tutte cose che non ci interessano. Lo definiamo come point, o
possiamo definirlo come measurement power, così diventa un point nel nostro modello semantico. Come parent group lo andiamo a inserire ad esempio nel piano terra, adesso non mi ricordo se questo è il consumo del piano terra o del primo piano, comunque lasciamo pure il piano terra e creiamo il link. A questo punto mi viene generato il mio item, che in teoria è un point, e come vedete ottengo subito il valore, che nel momento in cui cambia qua, vedete qua è arrivato 83, lo vedo 83 anche qua. Quindi l'integrazione è andata a buon fine, però per vedere le potenzialità dell'MQTT noi possiamo adesso fare un'integrazione nello stesso identico modo, quindi utilizzando le stesse modalità con cui abbiamo integrato un misuratore di potenza consumata, integrando ad esempio un sensore di temperatura, che sono dispositivi totalmente diversi, però come vedremo la modalità di integrazione è praticamente identica. Quindi a questo punto io posso crearmi un'altra thing di tipo MQTT come ho fatto prima, generica. Qui mettiamo temperatura cucina. Il mio bridge MQTT è sempre lo stesso perché tutti i dati MQTT passano di là. Creo la thing e mi vado a definire i canali come ho fatto prima. A questo punto torno sul mio MQTT Explorer, mi vado a cercare env, che sono i dati di temperatura o comunque di sensori ambientali. Cosa abbiamo qua? Possiamo prendere questo che è sempre un dispositivo che ho fatto io che comunica in MQTT. Vedete qua abbiamo humidity, temperatura Celsius, temperatura Fahrenheit, eccetera eccetera. Quindi possiamo copiarci questo topic, definiamo il valore numerico, questo lo chiamiamo temperatura cucina, temp cucina come id, lo state topic è questo, e poi vado a definire di nuovo la transformation che è la JSON path, radice, andiamo a prendere la temperatura centigradi, creiamo e poi di nuovo andiamo ad aggiungere un item. Qui lasciamo tutto così com'è, mettiamo l'icona di temperatura, semantic class measurement, semantic properties, temperature, parent group abbiamo detto cucina, quindi lo mettiamo nella location cucina, creiamo il link e abbiamo il nostro valore, che anche in questo caso varia col variare del messaggio che arriva sul broker. Quindi come avete visto la modalità di integrazione è totalmente identica, ma i dispositivi sono totalmente diversi. Ovviamente non tutti i dispositivi, soprattutto quelli commerciali, sono in grado di comunicare tramite MQTT, però se si avesse a disposizione un dispositivo che è in grado di comunicare anche via MQTT, secondo me è una modalità preferibile. Alcuni dispositivi come ad esempio questi qua tipo il Sonoff, il Mini, il Sonoff 4 channel e anche lo Shelly, anzi lo Shelly adesso nativamente comunica tramite MQTT ed è una grande cosa, ma i Sonoff ad esempio non lo fanno. Io cosa faccio? Metto un firmware custom che è il famoso Tasmota che mi abilita il protocollo MQTT su questi dispositivi e quindi io uso quello. Altrimenti con un dispositivo tipo il Sonoff, se non voglio modificare il firmware, posso usare la modalità di integrazione tramite API HTTP o tramite binding, anche se non mi sembra che ci sia un binding nativo Sonoff, ma ci sono dei binding di terze parti. Però ho il dubbio, non li ho mai usati, ma ho il dubbio che utilizzino la connessione cloud e quindi sia necessaria la connessione a internet. Lo Shell invece nativamente permette la connessione tramite MQTT e quindi può funzionare in maniera totalmente locale. Avevo fatto un video con la prova di questo, proprio di questo Shelly 2PM. Possiamo ancora andare a vedere il nostro modello semantico, giusto per curiosità, che si è andato a popolare perché io sono andato ad aggiungere dei point nelle location. Ho evitato di creare l'equipment come contenitore dei point perché in questo video in teoria non mi interessava.
Questo fa sì che, come abbiamo visto nel video dedicato alla modellazione semantica, si popolino anche le pagine automatiche. Ok, detto questo, possiamo fermarci qua per questo video. Abbiamo visto quindi la modalità di integrazione orizzontale che ci permette OpenHub tramite protocollo MQTT, ma la stessa logica la possiamo applicare anche ad altre tipologie di integrazione come le API HTTP o il Bluetooth o il seriale, eccetera, eccetera, rispetto appunto a una modalità di integrazione verticale che è più mirata per particolari dispositivi. Nel prossimo video andremo a vedere quindi l'opposto di quello che abbiamo visto in questo video, e quindi l'integrazione di un dispositivo tramite binding ufficiale, però verticale su quella marca particolare di dispositivi. Per adesso vi ringrazio se siete arrivati fino a qui in questo video, e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!